Niente, non fa neanche la fine. Che cinema, ragazzi. Vabbè. Che imbarazzo, veramente una vergogna. Marotta League, avanti, dai, Marotta League, guarda qua, dai, come funziona da Dio. Dai, non vedevi l'ora di dare questo pareggio, Manganiello, l'hai fatto. Vabbè, Inter-Atalanta finisce 1-1 con l'arbitro che decide che tutte le perdite di tempo non vanno sanzionate. Ragazzi, io veramente lo dicevo l'altro giorno, ma sempre più mi sembra di essere tornato agli anni di Telepiù. Sto vedendo delle cose pur di riaprire questo campionato che sono veramente imbarazzanti, veramente imbarazzanti. Sto vedendo delle cose che davvero mi riportano ai tempi di Telepiù e ai tempi in cui poi abbiamo scoperto che c'era dietro questo calcio malato. L'Inter che pareggia per 1-1 dopo la sconfitta nel derby. Oggi serviva una reazione, serviva una vittoria. Abbiamo tante colpe noi, abbiamo tantissime colpe noi, perché quest'Inter doveva e poteva chiudere questa partita dopo il gol del vantaggio di Pio Esposito, dopo un ottimo primo tempo in cui avevamo completamente chiuso dietro l'Atalanta e quindi abbiamo avuto anche l'opportunità per chiudere la partita e invece ancora una volta scelte sbagliate, errori tecnici. Ancora una volta noi, pur per tirare in porta, veramente deve succedere un miracolo. Prima di vedere un tiro in porta dell'Inter deve succedere veramente un miracolo. Il tiro è veramente l'ultima opzione dei nostri ragazzi, che si mangiano più volte il 2-0 che avrebbe chiuso la partita. Chivu fa dei cambi che poi adesso commenteremo e ne parleremo, e l'Atalanta poi cresce nel secondo tempo, si prende un gol molto contestato con Dumfries che sta protestando tantissimo in questo momento. Vediamo i tifosi dell'Atalanta che esultano come se avessero vinto la Champions League per questo pareggio a San Siro. Simo, ci siamo un po'... Per me è subito entrata un po' di strizza nei nostri, oltre alla questione arbitrale che sicuramente ha inciso. No, io devo ribadire il discorso. Quando tu hai 5 contropiedi o occasioni classiche, nitide, visibili, per fare, non dico per fare gol, per tirare in porta e non tiri, tu ti metti nelle condizioni di portare il finale di partita esattamente su questi binari. Poi c'è stato l'episodio arbitrale sul gol dell'Atalanta, l'episodio successivo sul rigore di Frattesi, tutte cose di cui in cui dovremo discutere. Ma tu non ti puoi permettere di fare 5 occasioni evidenti, non tiri in porta, non fai gol, non tiri in porta, resti sull'1-0 e te la porti avanti fino in fondo. Non te lo puoi permettere. Bisogna prendere i singoli giocatori che non hanno neanche tirato in porta e dargli una svegliata, perché è ora di finirla. Io non lo so perché non lo fanno, ma è ora di finirla, che a ogni santa azione noi arriviamo in posizione di tiro e non tiriamo in porta. È ora di finirla, perché ti giochi le partite e i campionati. L'ho detto prima ancora degli episodi, sul momento. Ti giochi la vita, per citare Barella l'anno scorso. Ti giochi le partite e i campionati. Poi se finisce 1-0 ce ne dimentichiamo, ma se finisce 1-1, e purtroppo è finita 1-1, bisogna prendere questi giocatori e svegliarli in qualche modo, perché non è possibile. Noi l'arbitro non lo possiamo controllare, al di là di tutto. Invece i nostri giocatori possiamo, e se tu puoi fare 4 gol e ne fai uno perché non tiri, sei un demente. Mi dispiace, ma te le cerchi. È tutto lì il discorso. Questa sera potevi chiuderla 3.000 volte questa partita prima di arrivare fino in fondo. 3.000 volte potevi chiuderla e non l'hai fatto. E poi ti sei messo nelle condizioni di avere per l'ennesima volta un episodio arbitrale a sfavore. Marotta League, no? Avanti così. Funziona benissimo sta Marotta League. Oh, ma una roba, una crema, una meraviglia. Mamma mia. Io sto vedendo delle cose assurde, però prima di tutto sono d'accordo con te sul tema dei tiri, sul tema dell'attacco dell'Inter. Ci sono per me 2 momenti molto, molto simbolici. Marcus Thuram che si mangia quell'occasione davanti a Carnesecchi, lì l'attaccante titolare dell'Inter che deve andare al mondiale con la Francia, che tanti mi dicono essere superiore a Lautaro Martinez, vorrei vedere dove. Devi sfondare la porta, e invece non controlla bene in aria, se larga troppo si restringe lo specchio della porta, Carnesecchi te lo copre e te la para, a differenza di un Pio Esposito che nel primo tempo si è preso lo spazio giusto per battere Carnesecchi, che tra l'altro portierone secondo molti. Sul gol di Pio Esposito ha più di qualche responsabilità secondo me, oltre alla bravura del nostro attaccante, ma poi è simbolico Bonni pure, che ha quell'occasione, sfonda centralmente, arrivi sul dischetto e non tira. Se a Bonni magari gli puoi concedere che è più giovane e tutto il resto, Thuram però ragazzi è un tema, ed è un tema molto importante. I nostri attaccanti devono
essere importanti e devono incidere sotto porta, e questa deve essere la priorità assoluta. Dall'altro lato, Simo, secondo me i cambi hanno inevitabilmente inciso su questa partita, come sempre. Diciamo che poi ovviamente noi li commentiamo col senno di poi e da una posizione privilegiata, però la scelta di tenere Dumfries fino all'ultimo a me ha ricordato molto la partita con la Juventus in cui Dumfries poi causa il rigore su Alexandro, la prima stagione. Lì Dumfries era in difficoltà mentale, lo metti in campo nei minuti finali per gestire la partita e causa il rigore su Alexandro. Oggi Dumfries per me nel primo tempo è stato un fattore positivo, perché ha dato molta più pericolosità, sulla fascia è stato lui anche a recuperare il pallone che ha portato all'1-0 di Pio Esposito, e in generale l'ho visto con l'attitudine giusta, anche se nel primo tempo è stato quello che ha toccato meno palloni. Poi però sul gol che subiamo, il gol di Krstovic che vale l'1-1, fa una cavolata gigantesca. Fa una cavolata che dal punto di vista arbitrale va analizzata, perché per me nel calcio non ti puoi aiutare con le mani, nel senso, Sulemana gli mette la mano sulla schiena, nel calcio non dovrebbe esistere secondo me questa cosa della mano sulla schiena perché ti aiuti. Secondo me c'è anche un tocco tra i piedi di Dumfries che però va giù troppo facilmente e comunque stava già scivolando, per cui siamo molto al limite secondo me. Capisco il non fischiare, però fino ad ora queste cose qua le abbiamo viste sempre fischiare, o sbaglio? Su Dumfries per me non c'è niente, allora. Il tema è che lui fa per fischiare e poi non fischia. E quindi noi, come anche i giocatori, ci incazziamo. Però se tu vai a vedere l'episodio, gli appoggia una mano sulla schiena. Cioè non c'è praticamente nulla. Lo scandalo è dopo, secondo me. Lo scandalo è l'episodio successivo. Allora commentiamo quello, perché c'è un cross, Thuram che fa la sponda di testa, sul pallone si avventa Frattesi che arriva prima di Scalvini e Scalvini gli molla un calcio sul piede. E se secondo me il gol si può dare, il rigore come fai a non darlo? Ma il tema non è tanto questo, il tema è che 2 anni fa, com'è che si fa adesso a mettere così? 2 anni fa, Inter-Verona, la famosa partita dove Frattesi segna al 92esimo, per questa cagata qua, ci danno rigore contro. Una cagata, è un tocchettino di Darmian sul piede di quello del Verona, è un tocchettino. L'arbitro viene richiamato al VAR e ci danno rigore contro e per fortuna lo sbaglia. Ora mi dovete spiegare perché in questo caso hanno dovuto richiamarlo al VAR e gli hanno fatto dare quel rigore e questa volta no. Mi dovete spiegare. Forse perché in questa partita prima c'era stato il contatto Bastoni-Duda e quindi si voleva fare una compensazione, visto che negano che sta cosa esista. Forse per quello? E stavolta no? Perché non l'ha richiamato? È lo stesso episodio, è lo stesso tocco, sul piede e leggero, è lo stesso. Qui rigore col VAR e oggi no. Spiegatemi, visto che è Marotta, no? Che fa il burattinaio, che controlla i varisti, controlla l'AIA, controlla gli arbitri, controlla tutto Marotta. Spiegatemi perché 2 anni fa, in questo caso è andato rigore, ci hanno fatto quasi non vincere quella partita, e oggi no. Spiegatemelo. Che poi Frattesi era Tonolini, Tommasi, quelli open bar, ci spieghino invece che dire ogni volta la decisione è corretta perché il tocchettino. Ci spieghino, forza. Ce lo spiegano, Simo. Anche l'anno scorso ci hanno spiegato che ci hanno derubato su bis che indica, ma ci hanno spiegato a fine campionato. Quindi, a giugno ce l'hanno detto, sì. Spiegano, ma intanto chi lo prende il cetriolo, ecco, lo sappiamo. Ragazzi, poi dopo non si può parlare di arbitri, non si può parlare di questo, non si può parlare di quello. Tra l'altro Frattesi, a differenza di Darmian qui, era a 3 metri dalla porta sostanzialmente, quindi era anche in una posizione decisamente più pericolosa per l'avversario. Leggo delle super chat che sono in sospeso, poi torniamo a commentare la partita. De Pica che ringrazio, non dobbiamo scendere più in campo, Calciopoli 2 dice addirittura. Armando, senza Lautaro ultime 3 gare un solo gol e 0 vittorie, questo purtroppo lo abbiamo detto, però finalmente segna Pio Esposito che stava decidendo questa partita. Davide 3-4-2-1 modulo Cancelloggio, non ha mai vinto una partita con questo modulo. Poi Sommer, anche se para, la passa all'unico avversario su 4 giocatori. Anche lì poi il gol lo voglio rivedere meglio perché tutta la difesa è stata anche molto passiva, ma secondo me Simo siamo anche rimasti erroneamente, perché è un errore grave, ma un po' condizionati dall'arbitro che stava per fischiare per me. Ma poi,
adesso poi ne parliamo. Daniel, godrei se Thuram non lo convocano, domani il Milan perde, speriamo, anche se domani il Milan gioca con una Lazio che giocherà con Patrick a centrocampo, mi sa, perché sono in totale emergenza, e poi si caricano. Cesco dice che il buon Marelli ovviamente dice che non è Ma rigore. figuriamoci. Quello di Inter Verona cos'era invece? Cosa aveva detto al tempo? Io sono, ragazzi, non so che dire, perché poi se tu provi a parlare di arbitri ti dicono che siete dei piangina, ma in una prestazione in cui noi abbiamo sbagliato tanto, abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo tempo hai grosse colpe nel non aver chiuso una partita, tu dammi il rigore e poi vediamo, tu dammi quello che mi spetta. Come non lo so, Simo, che dici? No, sono settimane che ci sentiamo dire Marotta League, gente che ci viene a dire tanto rubate sempre, poi io chiedo, fammi l'elenco degli episodi in cui abbiamo rubato, e non ti risponde mai nessuno, perché questo elenco non esiste. Anzi, l'elenco esiste al lato nostro degli episodi sfavorevoli. E visto che adesso poi ci sentiranno e verranno a commentare, fate l'elenco. Fate l'elenco, voglio sapere le decine di episodi che in cui l'Inter è stata favorita. Voglio saperlo, perché io sento dire ancora Inter, Juve, Bastoni e il calcio d'angolo di Inter-Fiorentina, 2 episodi in 5 anni. E questa la Marotta League? Io sento ogni domenica, sento ogni mezza cagatina, ecco l'Inter sempre favorita. Tutti che parlano, al minimo errore, quello del Napoli, Manna ogni volta va a dire però non si può adesso questa cosa. E noi quando è che ci svegliamo? Quando è che ci svegliamo? Al di là di tutto, perché ripeto, sta partita la perdi in primis perché non tiri in porta, io voglio ribadirlo, però sono due piani di ragionamento diversi. Se no, se andiamo avanti a non fare niente, a fare gli opossum che stanno fermi e si guardano intorno, stando fermi, ti sfugge dalle mani questo campionato. Lo stiamo vedendo, ce lo stanno dimostrando. Perché poi dopo adesso rispondo ai fenomeni che dico non facciamo solo quelli che parlano di arbitro, analizziamo questo, analizziamo tutto e analizziamo i cambi. Mi state dicendo sono sbagliati i cambi. Ok, sono sbagliati i cambi, ma se Frattesi gli dà il rigore che si è preso, è vero che non ha toccato palla, è vero che anch'io non ho capito il cambio con Barella, ma ti aveva preso il rigore che ti decideva la partita. Quindi anche lì, poi gli episodi, ragazzi, vedete che fanno la differenza, perché stiamo qui a fare analisi, e Frattesi si era preso il rigore in un'altra partita in cui entra e non tocca un pallone o quasi, quindi io da Frattesi continuo ad essere estremamente deluso e mi aspetto molto di più. Ma è stata un'altra gestione, Simo, mi ha lasciato qualche perplessità. Akanji esce e ti giochi l'ultimo cambio, Akanji Devrai, credo perché Akanji abbia avuto dei problemi fisici, immagino abbia avuto dei problemi fisici, altrimenti l'ultimo cambio così ha poco senso, secondo me. Chiudi con Dumfries spremuto a destra, Luis Enrique schierato a sinistra, Carlos Augusto, ecco, nel primo tempo togli Sucic che era ammonito, ma tieni dentro Carlos Augusto che per me è stato il migliore in campo, forse aveva salvato anche il gol, non so sul gol di Krstovic come era posizionato, se era messo bene e come era messo, ecco, lo stanno facendo rivedere adesso, un po' in ritardo, un po' passivo qui Carlos Augusto no, vabbè ragazzi. Cioè, l'Inter era veramente ferma perché era convinta che avrebbe fischiato Manganiello che aveva il fischietto in bocca. Poi te la impacchettano giusta, no? Perché fai una partita così e quindi qui no, stanno facendo delle nostre proteste. Non lo so, io poi anche sui cambi. L'Inter dalla panchina nella maggior parte dei casi mette in campo uno, forse 2 giocatori che hanno una loro logica e possono dare qualcosa. Tutti gli altri siamo sempre qui a sperare. A centrocampo ne hai uno. Poi metti Frattesi, sei qui a farti il segno della croce sperando che tocchi un pallone. Luis Enrique che entri in campo, che combini, che non faccia danni innanzitutto. Cioè va bene tutto, ma non è che adesso abbiamo la panchina del Real Madrid. E ribadisco solo una precisazione, Simo, solo una precisazione, rispondo a Fiorenzo, se ti sei offeso mi dispiace, non ce l'avevo con te, ce l'avevo con 2 persone sopra che adesso provvederò a bannare perché mi hanno offeso pesantemente per dire che non so fare analisi e un insulto perché ho parlato di arbitri, quindi il riferimento era a queste 2 persone che adesso vado a bannare subito e non a te. Chiaramente, come avete sentito e ascoltato, stiamo analizzando anche la partita, anche le scelte, oltre alla questione arbitrale, perché in un'analisi completa, se vogliamo fare un'analisi completa, si analizza tutto. Vai Simo. No, non c'è altro da dire, che hai dovuto mettere un giocatore a sinistra, non ce l'hai perché non hai un vice Bastoni, e quando si fa male Bastoni devi mettere il vice Di Marco a giocare in quella posizione. A centrocampo chi hai? Mkhitaryan, lo metti in campo, poi Diouf che non lo vuoi mettere mai da mezzala perché non ti fidi, e Frattesi che ha toccato 3 palloni negli ultimi 2 anni. E che vuoi fare?
A quelli Però che dicono io questa stasera Inter ha le lacune. Sì, cazzo, ha le lacune questa Inter. E lo vediamo anche oggi. Porca miseria, chi doveva mettere Chivu? Chi? però Simo, secondo me il tema in realtà oggi, al di là delle lacune che ci sono e che le sappiamo, ma sono lacune che hanno tutte le rose, oggi le scelte di Chivu mi lasciano qualche perplessità. Ripeto, tu chiudi la partita con Dumfries 90 minuti, che non gioca da novembre una partita. E poi Ma Dumfries perché non ne hai altri? Cioè, cosa doveva ha dovuto e togliere c'è Di Marco? Darmian, scusa. Perché non puoi Eh? mettere Darmian? Non puoi mettere Darmian? Non Perché? l'avrebbe Oppure messo, non ma si lo... è fatto male a Kanji. Se la Vabbè, ma coperta lo è metti corta. prima. Ma la scelta... Sì, ma allora esce Barella perché esce Barella? Quello Se non ha lo avuto so. problemi. Quindi, cioè, è stata è stata fatta una serie di scelte che mi hanno lasciato delle perplessità, francamente. Però, ma per carità, può starci e non è che sia sbagliato, però se oggi metti in campo Darmian per Dumfries, Tanto non ti offri fa il la Sacro cazzata, Graal? probabilmente. No, ma magari Darmian non ti fa la cazzata che fa Dumfries. Boh, non lo so, non mi convince molto questa cosa, anche perché tutte le volte che mettono in campo Darmian, metà tifoseria si incazza perché Darmian non può fare il quinto. Vabbè, ma quello Cioè, che dice la tifoseria, Darmian contro il Bodo Glimt è stato il migliore in campo, per esempio, quando veniva criticato tantissimo. No, io Dumfries, Simo, in quella non... situazione lì, Dumfries può benissimo non cadere anche se è stanco, onestamente. Ho capito, Simo, ma la situazione è identica, come ti dicevo, a quell'Inter-Juve in cui fa fallo su Alexandro. Arriva Molto un... diversi, però. Come? Sono due cose molto diverse. Cioè, là cerca una giocata, la liscia e prende il piede. Qui sente la manina sulla Sì, schiena, confida che l'arbitro però, fischia e l'arbitro non fischia. però è l'aspetto mentale dell'errore. È l'aspetto mentale dell'errore. Lì non Non lo era so. settato in quel momento sull'Inter, entra e si caga addosso e commette l'errore. Qui perde la lucidità, tant'è che nel finale poi si butta in avanti totalmente a caso, va a riempire l'area di rigore totalmente a caso. Secondo me è stata una pianificazione della partita in cui i cambi, secondo me, hanno poi dato torto a Christian Chivo. Almeno questa è la mia impressione. Per me la scelta di togliere Esposito e aggiungere Bonni ci stava, dal mio punto di vista. Ci stava perché Pio Esposito stava un pochino uscendo dalla partita. Poi perdi, ecco, la cosa, il tema è tu togli Pio Esposito, perdi il giocatore che ti dava un po' di respiro nel tenere la palla e chiudi col centrocampo che non aveva totalmente non aveva totalmente filtro, perché chiudi con Ma Zilisco quelli hai. e ma Quelli hai. Tieni Barella. Boh, non lo so. Poi, ripeto, può essere, non sto dicendo, io sto ragionando anch'io a voce alta, però all'interno di questa situazione drammatica, Thuram e Boni hanno due occasioni giganti. Basta che uno dei due, nemmeno tutti e due, uno dei due faccia gol, finisce 2-0 e siamo qua a dire, uè, più 10, comoda. E allora com'è che la ragioniamo? E Ma se questo è fosse finita così, benissimo. cosa avremmo detto? Cambi intelligenti? No. O comunque non sarebbe cambiato molto nella valutazione. Sì, certo che So, il senno di poi, Simo, è ovvio che ti porta anche a queste considerazioni. Erano ho dei capito, cambi però che lasciavano comunque dei dubbi. sì, Anche quello sì. togli Di Marco, perché Di Marco era cotto, la prossima partita la giochiamo tra una settimana. Noi a dicembre abbiamo giocato il 28 dicembre con l'Atalanta e poi dopo una settimana col Bologna e ha giocato la stessa formazione. In più, verosimilmente, in settimana, in vista della Fiorentina, recuperi anche Dumfries, recuperi anche Cialanoglu, Lautaro Martinez e probabilmente anche Bastoni. Perché non spremere questi qui allora, anziché spremere invece Dumfries? Quindi quello dovremmo capire i motivi, perché magari esattamente come forse Akanji ha avuto un problema, magari l'hanno avuto anche loro. È la prima questo. volta che toglie Di Marco per Luis Enrique, quindi non penso che oggi si inventi la genialata. Non lo so, francamente non lo so. Però torno a dire, cioè, i cambi all'interno di una partita come questa magari possono anche essere sbagliati, ripeto, io dico la mia, ma era una partita che avresti vinto comunque perché hai avuto 3 occasioni giganti che non hai sfruttato. Quindi prima di parlare dei cambi, ma non lo dico a te, dico in generale, prima di parlare dei cambi, torniamo su quel tema lì, perché ogni partita siamo qui a dire i contropiedi o comunque le occasioni non le sfruttiamo. Io divento pazzo quando vedo Bonni che prende palla, ne dribbla 2, fa una giocata meravigliosa, arriva in area e non tira. Ma perché non tiri? Thuram solo davanti al portiere della tira addosso. Mkhitaryan anche taglia sul filtrante, non gli dà la palla, la allarga per Di Marco per fare un cross e il controcross. Perché queste cose? Perché non fa? L'Atalanta ha avuto 2 contropiedi. L'unico tiro che fa nel primo tempo è un contropiede lineare. Perché noi non siamo capaci di fare queste cose? Perché? Però Simo, non sono d'accordo con te nel senso che
Vale lo stesso discorso del mercato. Tu mi fai un discorso di mercato, di caratteristiche che mancano, e ok. Ma questa cosa è assodata tanto quanto è assodato il fatto che l'Inter non converte il 100% delle occasioni, ma nemmeno il 10%. Cioè, sappiamo che ci mancano le caratteristiche, sappiamo anche che l'Inter per segnare 2 gol deve fare 100 occasioni. E questo l'abbiamo capito. È successo oggi, come è successo tante altre volte. Per me la partita, per esempio, da Palladino è stata letta molto meglio rispetto a Chivu oggi. Palladino è partito sorprendendoci molto basso, proteggendo l'area molto spesso. Abbiamo detto, ma che cavolo è questa Atalanta qui che si abbassa così in area di rigore? Noi abbiamo palleggiato per 5 minuti consecutivi a 30 metri dalla porta. Ne abbiamo parlato del primo tempo che gli abbiamo palleggiato lì. Poi cominciano a mettere dentro Sulemana che ha sconvolto la partita completamente. Sulemana che si è messo in mezzo da trequartista e non siamo riusciti veramente mai a leggere la sua azione, che poi è stato decisivo. Tra l'altro mi ricorda molto anche un gol che fece l'Atalanta a Bergamo, dove c'era fallo su Di Marco in avvio di azione, probabilmente un po' dubbiosa così. E poi ti aggiungono Krstovic al posto di Scamacca, perché Scamacca si stava nascondendo e stava perdendo il duello con Akanji totalmente. Aggiungono De Ketelare che mette ancora qualità negli ultimi 30 metri, e i cambi di Palladino hanno inciso molto positivamente su questa partita, e anche come interpretazione della partita l'Atalanta è venuta fuori alla distanza. E quindi hanno avuto ragione loro, detto che c'è stato un momento preciso della partita attorno al 60° con i cambi in cui capivi che si stava rompendo l'equilibrio, e lì con un po' di precisione una squadra cattiva, forte, che vuole vincere lo scudetto, questa partita la ammazza. Però torno a dire, l'avrà letta anche bene, ma se l'Inter tira in porta e chiude la partita prima, Sulemana e Krstovic non combinano niente. Diventano decisivi perché tu non converti... Ma non... Il tema è che se non tiri, non puoi giocare nell'Inter. La diciamo fuori dai denti. Se tu in quelle situazioni non tiri in porta, devi andare da un'altra parte. Devi andare a giocare nel Cagliari, nella Lazio, nel Torino, in quelle squadre qua, con tutto il rispetto. Perché se io ho davanti Carnesecchi e mi fai i miracoli, perché Carnesecchi è fortissimo, al di là dell'errore di oggi, va bene, dico, oh, pace. Ma se io non tiro in porta, non giochi nell'Inter. Mi dispiace. Questo tipo di occasione fallita non rientra nell'ambito dell'Inter non converte, secondo me. È più grave ancora. Perché se tu giochi a calcio livello Inter, arrivi in porta e tiri. E se non tiri c'è un problema molto molto serio. È quello il fatto, perché noi possiamo ragionare il cambio di Chivu, il cambio di Palladino, la tattica, la non tattica, ma se tiri in porta finisce a 3-0 al 70° e siamo qui a parlare del latte ai cereali, a prescindere che Palladino metta Krstovic prima o dopo e Chivu, almeno secondo me, cioè io la vedo così. Però Simo, cioè, non capisco proprio il senso, cioè nel momento in cui tu mi dici non abbiamo i giocatori, nel senso abbiamo comprato questi calciatori, adesso abbiamo questi, nel momento in cui questi cerco di sfruttarli al meglio di quello che posso fare. Nel momento in cui non tiri e non riesci a fare il 2-0, porca miseria, devi fare il massimo comunque per non prendere l'1-1, e per me oggi non è stato fatto il massimo per non prendere l'1-1, perché poi, ripeto, Dumfries fa una cagata a livello di attenzione, che se la fa Bissek o la fa Luis Enrique stiamo qua con i forconi e gli andiamo a bucare le gomme della macchina. Ecco, se lo fa Dumfries, siccome però aveva suscitato e provocato l'1-0, passa un pochino in secondo piano e stiamo qui a parlare della spinta di Sulemana. Dumfries fa una cagata gigante, che è anche sintomo, secondo me, del fatto che tu chiudi questa partita così importante senza nessuno dei leader carismatici e tecnici e anche dello spogliatoio di questa Inter. Non c'è nessun leader in campo in questa partita, alla fine di una partita così sentita, alla fine di una partita nella quale ti stavi cagando sotto da una settimana, perché ci stiamo creando più problemi noi da soli che quelli dall'esterno, senza Kanji in campo, senza Cialanoglu, senza Barella, senza Di Marco, senza Lautaro, sei senza leader, fai la cagata di mentale e di attenzione, perché secondo me, ripeto, sono stati sbagliati i cambi ancora una volta nella gestione. E per carità, sì, devi tirare, sì, devi segnare, sì, mancano le caratteristiche in rosa, sul mercato bisognava fare meglio, l'abbiamo detto più e più volte, ma le scelte o sono giustificate da dei cambi dovuti a problemi fisici, oppure oggi, secondo me, sono state delle scelte che hai pagato in negativo. E tra poco leggo le super chat che sono rimaste in sospeso. Detto questo, ragazzi, in un'analisi che si completi al 360 gradi e che risulti completa a 360 gradi, l'Inter è stata ancora una volta derubata, perché manca un rigore nel finale clamoroso, gigantesco, che in qualsiasi partita di quest'anno
è stato dato, viene dato e anche in passato viene dato, ma curiosamente Marotta League, tutto il resto è ok. Chiudo qua, mi Vai, vai. raccomando. Clic sul tasto iscriviti e vi aspettiamo nel club.